mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Ciao a tutti amici e benvenuti a questo primo video dedicato a questa nuova avventura della nuova proposta di De Agostini. De Agostini e non solo, perché questa build up che ci accingiamo a cominciare è stata introdotta in realtà per prima da Phanom, che però è sempre parte del gruppo De Agostini, quindi alla fine sempre De Agostini è. Bene, detto questo, come avrete capito chiaramente dalla sigla, stiamo parlando della build up dedicata ai Transformers, ovvero al loro leader degli Autobot, meglio conosciuto come Optimus Prime. È un Optimus Prime particolare, nel senso che è quello che abbiamo conosciuto grazie ai film di Michael Bay del 2007, quindi leggermente diverso da quello proposto dalla Hasbro con i suoi cartoni animati del 1984. Tra l'altro, curiosità da sapere, che forse non tutti sanno, è che questo tipo di cartoni animati sono nati appositamente per lanciare i giocattoli e non come avveniva delle volte in cui c'era un prodotto di animazione e poi successivamente veniva creato, diciamo, il giocattolo per i bambini. Questa è una procedura che tempo fa, svariati anni fa, era diventata anche illegale negli Stati Uniti, proprio perché metteva in posizione privilegiata alle aziende che facevano questo tipo di operazione. Poi dopo, successivamente, un presidente degli Stati Uniti, che al momento non ricordo bene chi era, ha sbloccato questa cosa, quindi poi è diventato possibile rifare questo tipo di operazioni. Come dicevamo, questo modello è derivato appunto da quello visto nei film di Michael Bay, nelle sue varie incarnazioni. È un modello più evoluto, se vogliamo, rispetto a quello proposto nel cartone animato, perché chiaramente ha una metamorfosi più articolata, più complessa, più spettacolare. Anche il modello finale, una volta trasformato, risulta molto più real robot rispetto a quello che potevamo vedere nella versione che in genere è chiamata G1, se non ricordo male, del cartone animato, dove invece l'aspetto di Optimus Prime era comunque molto più giocattoloso, se vogliamo, perché doveva per forza di cose rimanere molto più semplice proprio per essere più facilmente riprodotto per i giocattoli dei bambini. Qui invece abbiamo a che fare con un modello chiaramente destinato agli adulti, che hanno apprezzato i Transformer proprio grazie ai film e che magari si riportavano già qualche retaggio anche dall'infanzia, chi lo sa. Allora, partiamo elencando qualche particolarità di questo nuovo modello, un modello che sicuramente, sono sicuro, appassionerà tutti gli appassionati dei Transformers, o almeno quasi tutti, perché qualche polemica in giro già l'ho vista. Allora, sarà un modello alto 60 cm, è realizzato in metallo, non è specificato bene quale, ma presumo che sia metallo die cast o forse anche un po' in alluminio, e plastica ABS. Sarà dotato delle armi più iconiche, chiaramente, di Optimus Prime. Si illumineranno gli occhi tramite LED e credo che ci siano anche quelli che sono i fari diciamo nella trasformazione camion, che sono anch'essi illuminati. Sarà chiaramente un modello articolato e posabile, quindi avremo a che fare comunque con un bel modellone da poter mettere in posa nella nostra collezione. Sarà possibile dotarlo anche di una base con teca della misura di 50x50 e con altezza di 75 cm. Questo quindi è l'ingombro massimo che occuperà il modello una volta finito, se lo riporrete nella teca. De Agostini oltretutto offrirà a chi si abbona a questa collezione anche delle videoguide diciamo scaricabili direttamente dalla propria area personale, su cui ognuno di voi che si abbona dovrà registrarsi. Però sinceramente sarei più contento se seguite i miei video quindi magari fatene a meno di questa procedura e guardate i video che proporrò io. Allora, come si compone questa collezione? Innanzitutto bisogna dire che per il momento non sembra previsto un lancio in edicola, quindi l'unico modo per realizzarlo è quella di abbonarsi sul sito online, abbonamento che per gli italiani chiaramente conviene fare sul sito di Agostini,
mentre per il resto d'Europa, per l'Inghilterra e per gli Stati Uniti è fattibile tramite il sito Fanum, perché è l'incarnazione di Agostini in quei paesi. Sarà composta come collezione da 115 fascicoli, quindi avremo un bel po' da fare, supereremo i 2 anni di montaggi vari, e per l'offerta iniziale i primi 2 fascicoli che verranno inviati avranno un costo totale di 5,49 invece di 22,98 euro. In pratica costerà 0,50 il primo fascicolo e 4,99 il secondo. Poi dal terzo e al quarto si pagheranno 12,99 euro a fascicolo, e in seguito tutti i fascicoli costeranno 12,99 euro a fascicolo. C'è da dire che per chi farà l'abbonamento premium dovrà mettere un'ulteriore spesa in conto di 1,90 euro a fascicolo, però in questo caso non pagherà le spese di spedizione, mentre per chi non farà l'offerta premium sarà costretto a spendere per la spedizione 1 euro a fascicolo. Quindi tutto sommato forse conviene l'opzione premium, e non solo per la teca ma anche per il fatto appunto che avremo questo vantaggio sulla spedizione. Allora, come sempre in questi casi sono previsti dei regali, in particolare per chi paga con l'opzione PayPal avrà anche una testa riprodotta del Prime delle dimensioni di 12 cm, mentre per tutti gli altri ci sarà una t-shirt di taglia solo L che verrà inviata con il 19° invio. Quindi quando parliamo di invio non parliamo di fascicoli, ragazzi, ma parliamo di pacchi, quindi con il 19° pacco, poi una mug, ovvero una tazza che verrà spedita con il 10° invio, un portachiavi che riproduce il simbolo dei Transformers con il 13° invio, e 2 poster che secondo me sono la cosa più carina di tutte, che verranno inviati con il 5° invio e avranno una misura di 24x36 cm. Ultima cosa da dire è che per chi ne avesse bisogno il servizio clienti di Agostini è contattabile sia con la solita procedura del Messenger dalla loro pagina Facebook ufficiale, oppure tramite l'apposito form che compare sul sito di Agostini sotto la voce contattaci, oppure chiamando il numero a pagamento 199 120 120, opzione chiaramente meno gettonata perché ha un costo, e quindi sarebbe preferibile usare gli altri 2 metodi, anche se forse sono un pochino più lenti nella risoluzione, ma poi non più di tanto. Bene ragazzi, allora detto questo, a questo punto io darei inizio all'apertura di questo primo pacco e vediamo cosa ci aspetta per questa collezione. Ecco qua, qui c'è il solito foglio della fatturazione che non ci serve, e poi abbiamo direttamente le parti da assemblare. Qui vediamo che ci sono delle parti del petto, credo, sembrano molto ben fatte, ma poi chiaramente le andremo ad osservare meglio, e poi le parti del primo fascicolo che dovrebbero consentirci di completare la testa di Optimus Prime. Come vedete ci viene sempre fornito un cacciavidino, ma io come al solito vi consiglio anche di dotarvi di un cacciavite un pochino più comodo e decente, ok? Vengono fornite le pile, in questo caso vediamo sono le LR44 da 1,5 V, e poi finalmente troviamo i fascicoli che possiamo già notare sono diversi dal solito, hanno un formato più piccolo, più ristretto, se non sbaglio il mio amico giornalista potrà correggermi, un formato tabloid dovrebbe essere, molto più compatto, molto più ristretto, il che chiaramente implica che anche le immagini saranno più piccole, e questo sarà uno svantaggio per tutti coloro che come me non sono più ventenni e quindi hanno problemi magari di vista, ok? Però questo è quanto ragazzi, quindi cercheremo comunque di farcelo andare bene. Poi ecco, in questo caso se c'è qualche passaggio poco chiaro, il fatto che anche De Agostini ha promesso di fare dei propri video in qualche modo dovrebbe aiutarci a capire comunque le sequenze di montaggio. Diamo un'occhiata veloce al fascicolo 1. Come vedete nel lato sinistro troviamo come sempre tutte le indicazioni relative all'editore,
al servizio clienti, eccetera eccetera. Troviamo i marchi con cui viene pubblicata l'opera, quindi Fanum e De Agostini. Vengono riportati anche chiaramente gli indirizzi web dei loro siti rispettivi e tutte le indicazioni che riguardano i costi dell'opera, eccetera. Qui chiaramente nota dolente per i clienti italiani: i fascicoli saranno realizzati esclusivamente in lingua inglese, quindi non è stata fatta nessuna opera di localizzazione. Questo potrebbe comportare qualche disagio per molti di voi che magari non masticano bene l'inglese, me compreso tra l'altro, perché non è che lo sappia in modo particolarmente eccelso, e quindi magari per leggere tutto quello che riguarda la storia dei Transformers potremmo trovarci leggermente in difficoltà, però tutto sommato non dovrebbe influire poi sul montaggio, perché alla fine si tratta più che altro di vedere come sono impostate le immagini delle foto della guida, quindi non dovremmo trovarci troppo in difficoltà. Qui come vedete c'è una panoramica anche su tutti gli altri eroi dei Transformers, qui in particolare c'è Bumblebee. Come vi ricordavo poc'anzi, c'è una panoramica anche qui su giocattoli dei Transformers usciti nel corso degli anni. E poi finalmente si passa alla fase di montaggio. Come vedete c'è la solita elencazione delle parti, a cui vi invito chiaramente a fare riferimento per verificare che ci siano stati inviati tutti i pezzi necessari. Le istruzioni di montaggio, come vedete, sono realizzate a colori. Questo dovrebbe aiutarci ad identificare meglio tutti i vari passaggi. Sembrano abbastanza chiare, poi insomma le vedremo meglio quando procederemo al montaggio. E come vedete già con il primo numero avremo la testa di Optimus Prime completa, e questo sicuramente fa gola a tutti per proseguire l'opera. Fascicolo numero 2, stessa impaginazione del numero 1, come vedete. Si comincia a dare un'occhiata ai film. Qui possiamo vedere Megatron sopra la cima di quel palazzo. C'è una panoramica su Cybertron. Qui parliamo appunto di Megatron, che è il nemico per eccellenza di Optimus Prime. I vari giocattoli anche dei Decepticon. E poi passiamo a montare le parti del petto. Non dovrebbero essere difficili. E qui ci viene mostrato il modello renderizzato in 3D che ci illustra le parti che siamo andati a montare. Vedete, testa e questa parte qui del petto. Bene ragazzi, allora sono ansioso di cominciare questa nuova avventura, ma prima di farlo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, fatelo attivando la campanella in maniera tale da venire avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovissimo video dedicato a Optimus Prime, oppure agli altri video delle collezioni che porto sul canale. Stessa cosa per i canali Instagram e Twitter dedicati al canale Andrew Rhyger Channel. Inoltre vi ricordo ancora una volta di visitare anche la pagina su Facebook del canale, quindi l'Andrew Rhyger Channel su Facebook. Detto questo, un saluto a tutti e cominciamo con il montaggio. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Bene ragazzi, come potete vedere, per il montaggio della testa avremo a che fare con diverse parti che chiaramente ci faranno uscire un pochino matti, però comunque non dovrebbe essere niente di difficilissimo. Ok, quindi ecco, mettetevi davanti tutte le parti come ho fatto io in maniera tale da riuscire ad identificarle velocemente. Chiaramente adesso farò un po' di spazio al centro per effettuare il montaggio. Come sempre vi voglio solo porre prima di iniziare l'attenzione su alcune cose. Allora, ci sono alcune parti che avranno una lettera serigrafata al loro interno. Come vedete, questa per esempio è una lettera L che sta per left, quindi per sinistra, e allo stesso modo avremo la lettera R su alcune parti che indicheranno destra, quindi right, destra. Altra cosa da segnalare è che come al solito abbiamo questi connettori sulle schedine elettroniche che hanno il verso, quindi attenzione a come li inserite.
si possono inserire solo in un verso per far funzionare il tutto. Inserirlo in maniera differente può causare malfunzionamenti o proprio un errato funzionamento delle cose, quindi mi raccomando, se vedete che forza non proseguite, perché probabilmente state sbagliando. E adesso verificherò bene l'orientamento e poi ve lo mostrerò. Allora ragazzi, per prima cosa prendiamo la schedina elettronica che è chiamata 1W, eccola qua, e poi prendiamo il pezzo 1L, che è questo, come vedete è l'alloggiamento del vano batterie, c'è un cavetto che fuoriesce. Attenzione all'orientamento delle batterie, vedete? È indicata la polarità, come vedete di qua c'è il meno e da questa parte, anche se è coperto dalla molla, c'è il più. Attenzione, perché il positivo su questo tipo di batterie è la parte piatta. Vabbè, dice ma è tutta piatta, sì, però c'è un lato in cui c'è una leggera bombatura che va a stringere, come vedete qui dal disegno. Quella da questa parte sarà sempre negativo, mentre quella che è completamente piatta e più larga è quella col positivo. Poi normalmente su quel tipo di pile c'è stampato il simbolo più dal lato del positivo, quindi prestate attenzione quando le infilate, altrimenti i diodi LED non si accenderanno, ok? Allora, come vedete c'è un connettore a cui ormai siamo un pochino abituati, perché è quello che ormai usano tutte queste build up per i vari collegamenti elettrici. Prestate attenzione al punto dove sono i due fori, come vedete è leggermente posizionato più da un lato, no? In questo caso verso il basso rispetto alla centralità del pezzo, ok? Dovete poi verificare qui sulla schedina dove sono i pin, ovvero questi piccoli pernettini, vedete, che sono all'interno del connettore, e anche questi guardate a che distanza sono rispetto al centro del vano in oggetto, no? Come vedete anche questi sono spostati verso il basso. Questo vuol dire che noi dovremmo collegare questo connettore girato in questo modo, vedete? Così e così, ovvero lo dovremmo inserire guardandolo in questo modo, in maniera tale da vedere qui verso l'alto questi elementi in metallo, vedete? Queste lamelle. Quindi procederemo in questo modo. Allora, prendete la schedina e orientatela così come ci mostrano le istruzioni. Ci viene indicato di collegarla nel primo connettore a sinistra, quindi in questo connettore qua. Allora ce lo mettiamo comodo, ricontrolliamo il verso dei pin e poi andiamo ad inserirlo dentro. Una volta appoggiato mettiamo così le dita e spingiamo all'interno, ok? Senza forzare, deve entrare abbastanza fluidamente, ok? E questo primo passaggio è fatto. A questo punto recuperiamo questa parte qui che è l'1V, che come vediamo è un connettore di qualche tipo elettrico, quindi servirà probabilmente per dare l'alimentazione forse a qualche cosa o per passare l'alimentazione a qualche altra cosa, poi lo vedremo in seguito. Il fatto che siano presenti le batterie comunque mi fa pensare che non viene alimentato da nessun alimentatore e quindi questo sarà per portare la corrente delle pile probabilmente a qualche altra parte, ma questo chiaramente lo vedremo poi in seguito. Adesso lo andremo ad inserire anch'esso nella schedina elettronica. Prendiamo il gruppo della schedina, prendiamo il connettore di questa nuova parte, controlliamo sempre l'orientamento, ok? Poi ci viene detto di inserirlo su questo connettore più esterno, quindi andiamo a posizionarci e poi come prima spingiamo all'interno in questo modo, ok? Ora mettiamo momentaneamente da parte questo gruppo assemblato e andiamo a recuperare il pezzo 1C e 1D. Allora, il pezzo 1C è questo qui, che sarà la testa vera e propria di Optimus. È realizzato in plastica, come anche i due pezzi precedenti d'altronde. E andiamo a prendere il pezzo 1D,
che è questo colorato di plastica blu trasparente e che costituirà i veri e propri occhi dei Prime. Questo non ha un verso specifico, nel senso che o lo mettete così o lo mettete girato così, è la stessa cosa. Quindi girate così il pezzo, lo andate ad inserire dentro qui ai due fori principali, ecco qua, e poi lo bloccheremo qui al centro dove è il foro con una vite di tipo AP. È una vite per la plastica, quindi non serve lubrificare, però va a prestare attenzione per non farla spanare, e quindi dovremo avvitare lentamente. Quando arrivate a fine corsa non forzate, perché è una vite abbastanza larga, se provate a stringere troppo sicuramente spaccherete in due il pezzo blu degli occhi, quindi mi raccomando, arrivate sulla fine corsa e stop, tanto questo non si muoverà, ragazzi, non c'è nemmeno bisogno di mettere frenafiletti, perché operando sopra la plastica già la plastica fa da frenafiletti di suo. Ora ricopriamo la schedina con i LED, quella che costituisce l'illuminazione degli occhi in pratica, e la andiamo ad applicare sulla maschera del viso del Prime. Ok? Allora cerchiamo di stendere un pochino meglio il cavo senza dissaldarlo possibilmente. Ecco qua. Prendiamo la faccia di Prime e lo andiamo ad inserire qui sopra agli occhi. Come vedete ci sono già predisposti due fori per le viti, quindi non è troppo difficoltoso. Lo inseriremo secondo quanto ci viene mostrato sul fascicolo, con il cavo rosso del positivo orientato verso il lato destro. Ovviamente poi dovremo cercare di centrare i fori delle viti e useremo due viti di tipo BP per tenerlo in posizione. Anche in questo caso vale la stessa regola di prima, non forzate perché altrimenti si spacca la basettina LED. Ecco qua, prendiamo anche l'altra vite. Ecco qua, quindi non forzate, le viti rimarranno un pochino sopra, ma è normale, ok? Ora riprendiamo tutto il gruppo con la schedina elettronica, eccolo qua. Prendiamo anche il viso di Prime, da cui fuoriesce il cavetto del LED degli occhi, e lo andiamo ad inserire nello slot centrale che è rimasto libero. Anche qui, per non sbagliare, verifichiamo l'orientamento dei fori rispetto ai pin interni, ok? E poi lo andiamo ad inserire, fatelo sempre delicatamente. Poi una volta inserito, così premete per spingerlo all'interno, in questo modo. Come noterete, i fili rossi sono sempre dallo stesso lato, quindi questa è una verifica che potete fare per controllare che tutto sia ok. Bene ragazzi, ora cominceremo una delle fasi più delicate di questi passaggi per completare la testa. Allora, prendiamo il pezzo 1R, che è questo qui, come vedete c'è la R stampigliata sopra. In questa parte andrà assemblato un po' tutto il gruppo ottico, quindi la parte di LED, la schedina elettronica che andrà inserita qui, in pratica tra questa parte qui e questa qua. L'interruttore dovrà uscire fuori da questo lato, ok?
e qui andrà quella specie di ball joint nero col connettore elettrico che probabilmente farà anche da perno del collo, ok? Qui su questo perno qua andrà inserito il viso del Prime e qui sopra andrà il pezzo 1L, quello che da cui usciva il primo cavo che fa da portabatterie in pratica, ovvero questo qua, ok? Allora, cominciamo ad assemblare le parti. La prima cosa che andremo ad inserire, perché penso sia anche la più delicata, è la scheda elettronica. Allora, andrà orientata così, ok? Come vedete, con la parte questa qui obliqua che rimarrà verso il lato destro, e la inseriremo proprio qui dentro. Prestare attenzione chiaramente a non rompere e non forzare nulla, perché deve entrare delicatamente, senza forzature, ok? Ecco qua, vedete? Molto semplice, basta farlo con un po' di pazienza. Ora possiamo mettere direttamente questa parte tonda con il connettore, la posizioniamo qui dentro all'alloggiamento. Non ha importanza l'orientamento, tanto questa si muove, quindi l'importante è che sia alloggiata dentro, ok? A questo punto, prima di chiudere il tetto, dovremmo fare in modo che la parte del cavo degli occhi passi all'interno di questa feritoia qua, vedete? Quindi attenzione, facciamo passare bene dentro il cavo in questo modo. Poi prendiamo la parte laterale che ci è rimasta da mettere, ok? Quella dovrebbe essere 1S se non ricordo male, comunque lo vedete perché è analoga a quella che abbiamo già in mano, e andremo a avvicinarla tra loro per rendere l'ancoraggio completo. Quindi attenzione quando inserirete la scheda elettronica anche da questo lato, ok? Non forzate se vedete che non entra bene. Ecco qua, verificate di nuovo che il cavo sia presente da questa parte, ok? Diamo un'occhiata anche dentro per vedere che sia tutto a posto. Quando siamo sicuri del montaggio andiamo ad inserire qui e qui due viti di tipo AP. Anche qui avvitate lentamente e fermatevi subito a fine corsa, non forzate, mi raccomando, perché operando sulla plastica, se forzate per stringere troppo, la plastica può spaccarsi. Ecco qua. Controlliamo ancora una volta i cavi per essere sicuri che tutto è ok. A questo punto andremo ad avvicinare il viso del Prime facendolo incastonare su questi due perni che vediamo qui, questo e questo, che come vedete sono presenti i rispettivi fori qui sopra il viso di Prime 1 e 2, ok? Quindi questa è un'operazione facilissima. Andiamo delicatamente a impostarlo in avanti, ecco qua. Adesso dovremo chiudere il vano portabatterie e ovviamente dobbiamo far corrispondere tutti i vari fori, che sono questi qui e i perni che sono qui da questa parte, ok? L'orientamento sarà con questi due fori rialzati, queste colonnine rialzate verso il viso di Prime, quindi in questo modo. Avviciniamo verso l'interno i cavi, fatelo lentamente per evitare che magari possano dissaldarsi, perché chiaramente può avvenire, e poi spingiamo delicatamente fino a far inserire il tutto. Controllate che spiani tutto correttamente.
Adesso prendiamo una vite di tipo DP e la andiamo ad inserire qua dentro, qui, per tenere fermo il tutto. Anche in questo caso fate l'avvicinamento fino a fine corsa e poi stop, non forzate per evitare rotture della plastica, ok? Tanto non sono parti che vanno soggette a vibrazioni particolari e poi la plastica, ripeto, fa già un pochino da frenafiletti. Allora, adesso andremo ad inserire questi due elementi, che sono quelli chiamati 1P e 1Q, sotto al mento qui del prime, in questa posizione qua. Attenzione, non sono molto ben identificabili questi due pezzi, sembrano uguali ma non sono sicuro che lo siano, in particolare perché a uno sguardo più ravvicinato mi sembrerebbe che il diametro di questi, diciamo, cerchi interni sia leggermente differente. Io prendo per buono allora a questo punto questo più piccolo, con il foro più piccolo e con il diametro anche qui più piccolo, per il lato destro del viso che sarà montato alla sinistra dello schermo, perché poi su questo andrà impernata una vite, mentre quest'altro dovrà fare da copertura per la vite, quindi penso che il foro più grande forse è più idoneo. Allora lo posiamo da una parte, tengo questo appunto che ha il diametro più piccolo dei fori e della colonnina, ok? Vi faccio presente che qui c'è anche una piccola svasatura, vedete? Questa va verso l'alto rispetto al modello, ok? Quindi il modello così, la svasatura va qui verso l'alto. La andremo a posizionare qui, chiaramente non so se è molto semplice, sì, adesso pare che sia entrato, ok? Poi lo teniamo con il dito e andremo ad applicare una vite di tipo CP in posizione per non farlo più muovere. Ecco qua, anche qui non stringete, cioè serrate, ma quando arrivate a fine corsa smettete immediatamente, quindi non forzate, quello intendo sempre. Poi con la stessa dinamica anche qui guardiamo se c'è un lato più piatto, sì c'è, quindi anche questo vedete andrà verso l'alto. Avviciniamo il pezzo qui al mento e dovremo fare pressione per farlo entrare. Ecco qua, sì, entra. Forse qui ci sarebbe voluto un po' di colla per evitare magari di perderlo, ma non lo so, vedremo. Per il momento non mettiamo nulla, perché se ci fossero problemi per cui dobbiamo riaprire il tutto, dopo avremo difficoltà, quindi lasciamolo così. E a questo punto possiamo mettere da parte la testa e andiamo a recuperare il pezzo 1N, che è questo qua, e il pezzo 1O, che è quest'altro. Allora, come vedete, questo pezzo 1 ha due perni in alto e una colonnina forata centrale. Qui su questo pezzo di maschera troviamo sempre un foro centrale che sarà quello per la colonnina, per l'appunto, e i due perni che andranno su questi fori più piccoli. Li andiamo quindi ad avvicinare e facciamo incastrare il tutto. Ecco qua. Fate entrare prima i perni sopra e poi la colonnina, perché i perni, se poi forzate male, si spezzano, invece la colonnina è molto più larga. L'inserimento avverrà in maniera ottimale, ok? Poi lo gireremo e andremo ad inserire qui nel foro più grande, che è quello che ospita la colonnina, una vite di tipo AP. Anche qui fate dolcemente. Arriviamo a fine corsa senza forzare. Ecco qua.
Ora recuperiamo la testa di Prime e andremo a mettere questa mascherina così montata qui sopra. Come vedete ci sono già 4 fori predisposti per i 4 perni che vediamo qua, quindi avvicineremo il tutto facendo corrispondere i vari fori, premeremo dolcemente e il pezzo andrà in posizione. Ecco qui. Ora prenderemo il pezzo 1T, che è questo, e lo andremo ad inserire molto dolcemente sopra l'interruttore nero che vediamo qui al centro. Fatelo con molta delicatezza in maniera da evitare la rottura dell'interruttore stesso. Ok? Questo chiaramente poi servirà per attivare, facendo così, l'accensione dell'interruttore, ok? Che poi vedremo in cosa consisterà. Sembra avere 3 posizioni, come vedete, fatte più di uno scatto, 1 e 2, e poi ancora tornare indietro, 1 e 2. Quindi attenzione, vediamo cosa comporterà. Bene, ora lavoreremo sulla guancia sinistra, così viene chiamata nel fascicolo di Optimus Prime, ovvero prenderemo il pezzo 1A e 1E. Attenzione perché questi non sono marcati, diciamo, con la lettera L, vedete? Faccio vedere, non mi sembra di vedere lettere stampate, ok? Nemmeno su questa parte qui che tra l'altro è in metallo. Però insomma dovremo riuscire a identificarlo anche provandolo, perché dovrete notare che l'inserimento deve essere comunque ottimale. Allora, come vedete ci sono dei perni qui sul pezzetto blu, ok? E qui ci sono questi fori qua, 1, 2 e 3, che andranno coperti appunto in quest'ordine. Quindi cercheremo di orientare più o meno bene il pezzo in maniera da far entrare le parti. Lo poggeremo sopra. Ecco che, come vedete, si incastra quasi da solo. Quando vediamo che la posizione è giusta, premiamo a fondo, ok? In questo caso non ci viene indicato di usare nessuna vite. Poi procederemo prendendo i pezzi 1F e 1G, che in questo caso dovrebbero essere marcati con la lettera L. Ecco qua, vedete? Ci sono le lettere. Questo qui va inserito in questa parte qui della maschera, ok? I perni però attenzione che sono di misura differente, un buco è più largo e uno è più stretto, quindi attenzione. E lo andiamo a posizionare. Una volta che è nella sua guida premiamo e il gioco è fatto. Adesso andremo a prendere quest'altra parte qui che è la 1F, anche questo è marcato con la lettera L. In questo caso i fori mi sembrano uguali. Quindi posizioniamo e premiamo e la parte è completa. Ora facciamo la stessa cosa per l'altra guancia, quindi posiamo questa, prendiamo quest'altra guancia che sarà la guancia destra, anche se voi la vedete alla sinistra dello schermo, ok? Ci andiamo a posizionare sopra il pezzo, ecco qua. Facciamo la stessa cosa con questi perni qui. Qui vi ricordo che c'è la misura dei perni, questo qui è più largo di foro, questo è più stretto, quindi verificate i perni, vedete, quello sopra in questo caso è più largo e questo sotto è più stretto, e li andiamo ad avvicinare e ad inserire. Ecco qua, premete con una certa forza quando siete sicuri che i fori sono centrati e il pezzo va assemblato. Poi per chiudere mettiamo l'ultima parte, che è questa qui, non mi pare che ci siano indicazioni del verso,
ci sono i simboli chiaramente dell'alfabeto stampati. Ecco qua, anche qui premiamo a fondo e il pezzo è montato. Sì, poi in effetti questo, essendo l'orecchio, forse potrebbe anche ruotare nel film, io adesso non ricordo, quindi alla fine l'orientamento delle scritte è relativo, ragazzi, ok? Comunque in questo modo noi abbiamo assemblato le guance che adesso andranno assemblate al corpo principale della testa. Bene, ora allora prendiamo la testa e le due guance laterali. Anche in questo caso l'assemblaggio sembrerebbe venire fatto senza utilizzo ulteriore di viti. C'è solo chiaramente da far corrispondere questi perni, vedete, 1, 2, 3 e 4, con i relativi fori presenti sui lati della testa, ok? Allora li uniamo, chiaramente cercando di far corrispondere quei perni. Quando siamo sicuri di essere in direzione, premiamo, attenzione a non esagerare la pressione, non fatelo sulle parti più fine, fatelo sempre sul corpo centrale. Questo lato sembra entrato correttamente, facciamolo anche con l'altra guancia. Prendete sempre con riferimento le parti che vedete dei perni prima di inserire le altre, in maniera che sapete che poi tutti sono per forza di cose orientati bene, e poi premete per l'inserimento. Ecco qua, la testa di Prime comincia a prendere forma. Ora andremo ad inserire le batterie e inseriremo anche il copri batterie, che è questo pezzettino qua, che andrà fissato con due viti di tipo AP. Apriamo la confezione delle pile che io vi consiglio comunque, ragazzi, di non lasciare poi permanentemente dentro la testa, perché per completare il modello probabilmente ci metteremo circa 2 anni, mese più, mese meno, e quindi lasciarle lì non utilizzate potrebbe comportare problemi di ossido, quindi poi creare malfunzionamenti. Allora, come vi dicevo all'inizio, queste pile hanno il simboletto più marcato da un lato, vedete? Quindi usatelo come riferimento per orientarlo qui all'interno. Vi ricordo che il più è il lato della molla, ok? Quindi le andiamo ad inserire tutte seguendo la medesima polarità. Chiaramente per inserire l'ultima dovremo fare una leggera pressione per fare spazio, visto che la molla tenderà a, diciamo, contrastare l'inserimento. Ecco qua, possiamo già verificare muovendo l'interruttore, penso che sia correttamente inserito il tutto. Ecco qua, vedete? C'è una posizione chiaramente che non fa illuminare nulla, non so cosa servirà, poi vedremo. Ok, adesso possiamo andare a mettere sopra il copri batterie. Copri batterie che ha questi due angoletti, vedete? Questi vanno nella parte interna del vano batterie, quindi andrà posizionato così. Poi prenderemo una delle due viti, vi ricordo sono di tipo AP, e la andremo ad inserire sul primo foro. Avvitate molto delicatamente, ragazzi, e poi mi raccomando, quando sarà completato il modello non andate troppo spesso a rimuovere questo coperchietto, perché altrimenti chiaramente rischiate che si spana qualche vite e magari non riuscirete più a rimetterlo, perché purtroppo hanno fatto una scelta poco felice, in quanto operando in questo modo con le viti sul pezzo direttamente, con il tempo si mangerà sempre più materiale. Ogni volta che voi togliete la vite si porterà via un po' di plastica interna
e probabilmente con il tempo rischiereste di non riuscire più a tenerlo fermo in posizione. Per questo mi raccomando, avvitate lentamente in maniera da rendere meno traumatico l'inserimento della vite e fare in modo che si crei una sorta di filettatura che vi eviti in parte il problema. Quindi non abbiate fretta di finire di avvitare. Ecco qua. Ora, come cosa finale, non ci rimane che mettere sulla testa di Prime la sua copertura finale, ovvero il pezzo 1K. Pezzo 1K che è interamente in metallo, eccolo qua. Questo è il lato frontale. Come vedete dispone di 4 perni, 1, 2, 3 e 4, che dovranno incastonarsi su questi 4 fori più grandi. Ok? Inseritelo facendo scorrere prima la parte questa posteriore vicino alle antenne, vedete? In questo modo. Poi fate scavallare leggermente e i perni dovrebbero andare in posizione, ecco qua. Davanti ci vanno praticamente da soli, a questo punto potete premere e mandare giù in posizione tutto. Ecco qua signori, vi presento il nostro amico Optimus Prime, eccolo qua. Allora, la testa mi sembra sufficientemente dettagliata, ragazzi. L'effetto realismo c'è fino a un certo punto, perché comunque diciamo che alcune parti, in particolare queste più vicine agli occhi, forse rendono meno rispetto al rendering visto nel film, ma è anche normale, questa è una realizzazione statica. Nel rendering in computer grafica utilizzato nel film, ovviamente le parti potevano essere fatte con dei piccoli movimenti eccetera che lo rendevano più realistico, quindi però diciamo che ecco c'è questo simbolo qui in dettaglio sulla guancia, quindi questo già è una nota positiva. Ci sono questi dettagli grafici anche sull'orecchio, insomma qui sopra sulle alette qui, diciamo che in linea di massima possiamo essere soddisfatti. Poi comunque anche il peso generale della testa rimane abbastanza consistente, quindi non rimarremo comunque delusi. L'unica nota dolente, diciamo, ecco, di questa cosa è non mi piace come sono alloggiate le batterie nella testa, che oltretutto costringerà sempre a togliere questa copertura e come abbiamo visto bisognerà prestare attenzione a non far rompere queste due piccole antennine qua, ok? Chiaramente non si regge perché sotto al momento si regge solo con questo spinotto. Quindi dobbiamo appoggiarlo da una parte e possiamo passare direttamente al fascicolo numero 2. Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron. Bene ragazzi, fascicolo numero 2, come vedete abbiamo a che fare con delle parti più grandi ma ancora anche con delle parti molto piccole, come ad esempio il tergicristallo del petto, che è veramente piccolino, o anche queste parti in azzurro che vediamo qua, che comunque appunto sono messe nella bustina per evitare di perderle. Il livello di dettaglio della verniciatura mi sembra abbastanza buono ragazzi, non vedo difetti particolari, ok? Quindi diciamo che al momento possiamo anche essere soddisfatti di questa parte della collezione. Anche quest'altro, come vedete, a prima vista non mi sembra ci siano graffi o imperfezioni nella verniciatura, quindi direi che a questo punto, una volta verificato l'elenco dei pezzi che corrisponda, possiamo procedere al montaggio. Allora, come prima cosa ci viene detto di prendere il pezzo 2A, che è questo qui, quindi quello senza la finestra per capirci, che mettiamo da parte, lo giriamo in questo modo, poi prendiamo questa parte qui che è il pezzo 2G, che ha anche una lettera R indicata sopra, vedete? R,
e lo andiamo ad inserire su questi due perni. Lo dovremo orientare in maniera tale che questa parte più svasata, vedete, questa obliqua, sia rivolta verso di noi che guardiamo. Quindi in pratica prendiamo il pezzo, vedete, la corrispondenza dei fori c'è, e lo andiamo ad inserire dentro in questo modo. Ora lo terremo in posizione inserendo due viti di tipo AM. Ecco qua. In questo caso operiamo sul metallo, quindi se volete potete lubrificare. Io preferito lubrificare ovviamente perché vi renderà più facile l'inserimento della vite. Arrivate fino a fine corsa e poi stop. Prendiamo l'altra vite e facciamo la stessa cosa. Ho messo un po' di D40 qui in questo contenitore, vedete, intingo per lubrificare la vite e poi inserisco la vite nel foro e procedo al serraggio. Ecco qua. Ora prendiamo il pezzo 2D, che è questo qua, ok? La parte proprio in plastica del petto. Giriamolo in questo modo per orientarci un momento, no? Poi prendiamo il pezzo che abbiamo appena finito di assemblare, il 2G, e lo dovremo posizionare in questo modo. Vedete, dovremo far entrare questi due perni laterali all'interno di questa, diciamo, presa a scatto, chiamiamola così, no? Attenzione perché dovrà essere fatto con molta delicatezza per evitare di far rompere i perni, ok? Allora, andiamo qui sopra, controlliamo delicatamente che tutto sia in posizione e poi premiamo per fare entrare il tutto. Ecco qua, sentirete uno scatto, ok? Controllate che il pezzo si muova bene e girandolo dovreste vederlo questa formazione qua. Passiamo ora al pezzo 2B, quello con la finestrella. La prima cosa che faremo è girarlo in questo modo. Prendiamo la parte vera e propria della finestra trasparente, quindi questa, e la andremo ad alloggiare qui dentro. Chiaramente dobbiamo orientarci in maniera tale da far corrispondere i fori presenti sulle alette del trasparente sulle colonnine che troviamo qui sul pezzo blu, ok? Quindi lo andiamo a posizionare. Facciamolo incastrare anche un pochino nell'apposito alloggiamento e poi li metteremo in posizione con due viti di tipo AM qui sopra le alette. Attenzione quando applichiamo la forza su queste viti perché se stringiamo troppo queste alette trasparenti si potrebbero spezzare. Anche in questo caso vi consiglio di lubrificare le viti perché comunque andiamo a operare sul metallo principalmente. La plastica fa solo da passaggio. Vediamo sempre lentamente. Ecco qua, non stringete, mi raccomando, arrivate solo a fine corsa, ma molto delicatamente. Prendiamo l'altra vite, lubrifichiamola e procediamo anche all'altro foro. Ecco qua, quindi mi raccomando non stringere troppo. Bene ragazzi, ora andremo a inserire dentro questi pezzetti qua i 2J, che sono praticamente delle lucette di posizione del camion, questi pezzettini in plastica trasparente blu,
ok? Viene consigliato di usare un po' di colla per rendere l'ancoraggio più solido. Io vi consiglierei, visto che sono in plastica trasparente, questa colla qui, la Contact Clear della Revell, perché è specifica per parti trasparenti. Di solito il modellismo viene usato per incollare i cockpit trasparenti degli aerei, no? Però va bene anche qualsiasi altra colla. Io utilizzerò questa perché così, diciamo, mi sento più tranquillo, ma se ne avete un'altra da modellismo e prestate attenzione diciamo, nell'utilizzarla, potete tranquillamente usarla, ok? Allora, metterò un po' di colla qui all'ingresso, molta poca, non ne serve un quantitativo enorme, e poi inseriremo dentro il pernetto azzurro. Operazione non facile per chi ha la vista un po' andata, ecco qua. Comunque alla fine il risultato è questo. Ripetiamo la stessa cosa anche per gli altri 3 perni. I perni ve ne vengono dati 4, evidentemente uno ve lo lasciano di scorta, Ecco qua. Ora andremo ad inserire questi pezzi sopra la parte di carrozzeria con la finestra che abbiamo, su cui abbiamo lavorato prima, ovvero questa. Prendiamo la parte con la finestrella, prendiamo ogni singolo ogni singola luce di posizione e la andiamo ad incastonare nei rispettivi fori con una leggera pressione. Ecco qua. Non so, sono un po' perplesso perché non ci viene detto di usare delle viti per fissarle in posizione. Forse verrà fatto nei fascicoli seguenti, non lo so, vedremo. Anche perché secondo me questi, ecco, sono molto molto ballerini se vengono lasciati così, quindi non lo so. Poi sotto comunque ci sono dei fori, forse ci andrà collegato prima qualche altra cosa, vedremo. Forse verranno messi in posizione quando magari più definitiva, quando magari verrà accoppiato il tutto qui sul petto, non lo so, vedremo. Per il momento ci viene detto questo e così facciamo. Bene, allora la fase seguente è recuperare queste 2 piccole parti color alluminio che vedete qua. Allora ragazzi, i pezzi in questione sono il 2i, credo sia, non si capisce se è 2i o 2l, comunque diciamo che è 2i, eccolo qua. E il pezzo 2E, questo qua, che come vedete ha da un lato una specie di aletta più stretta e dall'altra parte invece ha queste 2 alette qui di lunghezza differente. Andrà accoppiato in questo modo. Le parti verranno tenute in posizione tramite 2 viti di tipo EP, viti molto piccole per le quali il cacciavite fornito in dotazione forse non va bene, quindi magari dotatene di uno più specifico per la misura della vite. Allora ragazzi, io ho inserito prima questa qui perché mi rimaneva più comoda, chiaramente l'ho dovuto fare fuori camera perché me lo sono dovuto mettere vicino agli occhi per vederlo bene. Comunque tenendolo in posizione con le dita ho inserito prima questa perché mi sembrava più semplice, poi adesso avvicinando il pezzo così provvederò anche a inserire la seconda vite. Come vedete, non so se ci si fa a vederla, la prima vite che ho messo non è andata bene dentro a scavare, quindi adesso la dovrò tirare fuori un'altra volta e riposizionare. Bene, una volta fatta questo odioso passaggio, perché è proprio odioso, andremo ad inserire questa
diciamo aletta, diciamo, chiamiamola così, sopra il pezzo con il vetro trasparente, ok? Inseriremo questi due pernetti all'interno di questi due fori. Ecco qua, l'inserimento avviene in maniera abbastanza precisa. E adesso non ci resta che montare il piccolo tergivetro che andremo a posizionare. La posizione è quasi obbligata perché, come vedete, la parte finale è quadrata ed è quadrato anche l'alloggiamento dove sta il foro. Sinceramente con il tempo io consiglierei di incollare anche questo, però per il momento lasciamolo così perché non sappiamo ancora cosa prevederanno le altre fasi, quindi è una cosa che possiamo fare tranquillamente anche dopo, ok? Il momento sembra ben inserito, non cade, al contrario invece di questo pezzo qua che, come vi avevo anticipato, senza colla, senza viti, tende a separarsi abbastanza facilmente, quindi io spero che indichino di bloccarlo in qualche modo, altrimenti dovremmo provvedere noi diversamente. Bene ragazzi, a questo punto conclusioni finali. Bene ragazzi, abbiamo terminato queste due prime fasi di montaggio di Optimus Prime edito da De Agostini Phanom. Il modello in sé mi sembra abbastanza ben fatto, c'è qualche piccola lacuna a livello di istruzioni, in quanto ecco non viene indicato subito bene come procedere per alcune parti che a mio avviso rimangono un pochino ballerine, ma speriamo vengano corrette nel corso dei montaggi successivi. Probabilmente ci saranno forse delle altre parti da inserire che terranno fermo il tutto, se non sarà così dovremmo magari provvedere noi con delle cose ad hoc. Per il momento, ripeto, la struttura delle parti mi sembra ben fatta, la qualità dei materiali mi sembra molto buona, le viti sono alcune molto piccole rispetto al cacciavite fornito, specialmente quelle con cui abbiamo dovuto mettere questa aletta qua. Vi ricordo che ha queste micro viti che appunto non sono molto facili da inserire e per le quali io vi consiglio un cacciavite diverso da quello che loro hanno, diciamo, dato, ovvero un PH00 che ha una punta molto più adatta a queste, diciamo, viti piccoline, ok? Quindi dotatevi anche di uno di questi, come pure di un cacciavite di tipo 0,75 come questo qua, che comunque è adatto a moltissime collezioni di questo genere, ci fate quasi tutte le misure, quindi con questi due già dovreste essere a posto. Poi per alcune fasi va bene anche quello fornito in dotazione, però ripeto, su quelle più piccoline a mio avviso tende un po' troppo a scappare, quindi rischiate che vi rovini poi alla fine la testa della vite stessa e vi renda più complicato completare il montaggio. Per quanto riguarda i fascicoli, devo dire che tutto sommato sono ben fatti. Chiaramente abbiamo la difficoltà della lingua inglese, che per molti di noi sarà un bello ostacolo, però in linea di massima già la parte grafica ci illustra in maniera abbastanza esaustiva come procedere, quindi non dovremmo avere troppe difficoltà. Poi qui ci sono io apposta per cercare di coadiuvarvi in queste fasi di montaggio, chiaramente per la prima volta anche per me, quindi qualche difficoltà la incontrerò anch'io, però in linea di massima alla fine dovremmo riuscire tutti a risolvere nel migliore dei modi. Bene ragazzi, per quest'oggi è tutto. Io dal canto mio porterò avanti questa collezione, vi consiglio di farla anche voi se siete fan della serie dei film dei Transformers di Michael Bay. Chiaramente c'è un po' una disputa in queste prime fasi per il costo, perché chiaramente alla fine costerà una bella cifra, ma ovviamente come sempre in questi casi è una cifra che viene dilazionata mese per mese, quindi non influisce più di tanto sul budget mensile, cosa che invece prodotti di altro genere, come ad esempio il Transformers della Robosen, che per quanto sia bellissimo vedere trasformarsi da solo, ovviamente ha un costo pari alla collezione completa di questo Prime, se non superiore delle varie versioni che escono, però al tempo stesso va pagato tutto cash immediatamente. Questo invece è dilazionato. Nota negativa invece di questo modello è che non è trasformabile, però d'altronde fare un modello come questo, visto nel film,
in maniera trasformabile con queste forme molto più spigolose, molto meno facili se vogliamo, sarebbe stato molto complesso, ma molto complesso, cosa fattibile nella computer grafica, ma con un modello reale chiaramente diventa molto difficile da realizzare, mentre quello della Robosen si ispira chiaramente alla versione cartone animato, dove era tutto più squadrato, più rettangolare, quindi molto più facile da gestire nei vari passaggi. Chiaramente chi può facesse entrambi, cioè si compra quello Robosen e poi si fa questo, chi invece ha meno budget, io consiglio più di fare questo, perché chiaramente è sempre un bel ricordo del modello visto nei film. Altra alternativa è quello di Agora Models, che è relativo alla versione cartone animato, è anche leggermente più alto in centimetri, questo è 60, quello mi sembra sia 90, però chiaramente parliamo di due prodotti differenti. Anche quello funziona a fascicoli con modalità un po' diverse, ma comunque sempre con fasi di montaggio a sé stanti. L'unica cosa è che chiaramente avrete, nel caso dell'Agora Models, il modello ispirato ai cartoni animati, nel caso invece di questo della Fanome e di Agostini, del modello ispirato ai film, quindi a voi la scelta in base a quello che adorate di più. Colgo l'occasione per ricordarvi sempre di iscrivervi al canale, mettere un like al video se vi è piaciuto e se pensate che possa esservi utile. Vi ricordo anche di iscrivervi al gruppo Facebook dedicato a questa collezione, dove troverete tutti gli amici che parteciperanno al montaggio di questo splendido Optimus Prime, e dove ci sono chiaramente anch'io che darò consigli mano a mano che sorgeranno magari problematiche di vario genere, ma sono sicuro che tutti quanti riuscirete a montarlo senza troppe difficoltà. Vi ricordo di visitare tutti i vari canali social legati al canale, quindi Instagram e Twitter, e anche la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel. Grazie a tutti amici per la visione, vi do appuntamento al prossimo video. Autobot trasformazione. Il mio nome è Optimus Prime. Siamo qui in cerca dell'Allspark e dobbiamo trovarlo prima di Megatron.